Ciao a tutti, oggi andremo avanti con la costruzione della casa. Come potete vedere l'ho trasformata in legna. Si può fare tranquillamente andando a posizionare i pezzi, diciamo, al posto di quelli di paglia, e quindi non c'è bisogno di spostare gli oggetti che avete già piazzato. Dunque, allora adesso vado a mettere la porta, lo stipite della porta, sempre tutto in legna naturalmente, e lo dovrò posizionare in questa maniera. Poi andrò a mettere la porta. Vediamo se riusciamo, magari ingrandiamo un po', vedete qua è diventato verde, vuol dire che posso metterlo. Ok, a questo punto ho messo anche qualche finestra. Consiglio per chi gioca PvP, mi raccomando, non mettete le finestre vicino a... cioè, non mettete le finestre in basso in modo che la gente possa entrare, oppure chiudete e mettete le persiane. Se giocate in single player, naturalmente non c'è nessun tipo di problema. Poi qua ho messo anche un po' di rampe, vedete che così almeno mi facilita il fatto di poter entrare. Ho messo poi qui intorno, tutto intorno, altre mattoni, diciamo piastrelle di legna, e poi qui un'altra rama per scendere meglio. Poi vabbè, la costruzione, questa qui è una delle più semplici. Poi andiamo a posizionare i triangoli. Allora, non so se si riuscirà a vederlo, perché vediamo se... no, vabbè, forse è meglio da lontano. Dunque, devono combaciare qua. Dunque, allora, aspetta un attimo che... quando ci riusciamo... no, aspetta. Madonna. Oh, così. Vedete? Ha messo praticamente quella parte, questa qui, in verticale dritta, dove c'è lo stipite che combacia con lo stipite della porta. Stesso discorso con quello dall'altra parte. Non c'è spazio, aiuto. Aspettate che mi sembra che sia un po' più complicato. Perché fa così? Perché c'è sta animale dietro. Allora, questo è sbagliato, quindi va messo quell'altro, ecco così, vedete, in questa maniera. Poi al centro dobbiamo andare a mettere, o possiamo mettere ancora un pezzo di muro, se ce l'ho da qualche parte, eccolo qua. Così, vedete? E la stessa cosa la andiamo a fare dalla parte opposta, se riesco a passarci. Ok, speriamo di... chi è? Allora, questo animale che vedete, questo sarà... sì, vabbè. Lo cattureremo perché questo qui va a aumentare la produzione delle uova dei nostri animali, però per il momento... Mazzate, oh, ma fatti vedere, fatti inquadrare, ma che è? Ma che allucinanti! Che asociale. Vabbè. Dunque, allora, stavo dicendo, lo facciamo la stessa operazione da quest'altra parte. Quindi andiamo a posizionare il triangolo, forse qua è un po' più semplice, ok, e l'altro triangolo dall'altra parte, così, e infine il muro centrale. Questo vale anche per quanto riguarda quando faremo la serra, tanto non la faremo tanto grande. Qua ora andiamo a posizionare il tetto, però quello spiovente. Dunque allora lo posizioniamo in questa maniera qua, vedete, e se ne serviranno 3, perché la casa è grande, 3, quindi 3 mattonelle per così, in orizzontale, vedete, e altre 3 in verticale. Naturalmente potete farla anche poi ingrandirla, ma diciamo che questa qui è la base. Poi magari la ingrandiremo, ma più avanti. Per il momento non è che mi serve mettere tanta roba, quindi va bene così, giusto per non perderci troppo tempo. Allora, dobbiamo fare la stessa operazione naturalmente dall'altra parte. Purtroppo qui non c'è molto spazio, però cercherò di farli, cioè riuscire a metterli. Ah, questo si è messo storto. Eccolo. E vediamo se riesco ad arrivare, insomma, vediamo se qua... no, l'ho messo male. Vabbè, comunque avete capito, no? Ah! Comunque si poteva mettere anche dall'interno, che forse è meglio, perché io ce l'ho strapiombo. Ok, e qua dobbiamo mettere sopra, chiudere il tetto, quello per chiudere, diciamo, qui. Quindi dovrebbe essere questo.
Vediamo se riusciamo a piazzarli perché a volte... Ok, quando diventa verde, cliccate. Comunque, allora, questa qui è la nostra prima casa. Poi naturalmente la andremo magari a ingrandire. Tutte le case che potete vedere, le case, tutti gli oggetti in legno si possono anche colorare, quindi poi magari un'altra volta vi spiegherò come fare i colori e come riuscire a colorarla. Ma oggi ci dedicheremo al primo taming, vi spiegherò un po' come funziona, non faremo un taming perfetto, però comunque cominceremo a catturare i primi animali. Dunque iniziamo col taming più facile, cioè quello con i pugni oppure aiutandoci da una mazza. Infatti possiamo andare a fare la nostra clava. Eccola qui, per farla abbiamo bisogno di fibra e legna, quindi non c'è problema perché dovrei averle già raccolte, sapete come raccogliere, eccetera. Ne facciamo uno. Allora, alcuni animali, quelli molto molto piccoli, come possono essere per esempio i dodo, infatti inizieremo dai dodo, o da qualche gerbò che ho visto che si aggirava anche qua, insomma il primo che incontriamo lo andremo a stunnare, lo andremo appunto a riempire di botte, povera bestia. Più che botte, dare dei piccoli colpi in testa tramite o i nostri pugni, però fanno un po' male, quindi andranno poi a togliere vite. Invece se usiamo la clava, questo problema dovrebbe essere attutito e cioè non andrà a perdere vita, ma si stordirà, quindi sverrà poi. Vediamo se troviamo la prima vittima, naturalmente, perché chiaramente quando poi cerco le vittime non ci stanno mai. Ma non ci sono attori! Ma chi è? No, vabbè, chi è? Allora ragazzi, abbiamo fregato il ladrone che avevamo visto ieri, perché? Perché sono andata a mettere delle miglior bacche, quindi le vado a prendere da qua, vedete, sono quelle viola, e vado a posizionare come tranello per questi ladroni. Dov'è che stanno? Non ce n'è nemmeno una. Vabbè. Ah sì, nel tasto 0, vedete qua in barra, queste qua. Quando lui ci attaccherà, andrà, invece che andare a fregare tutta la nostra roba, andrà a mangiare queste bacche, quindi si andrà a tamare. Quindi questo qui è diventato nostro, è uno dei nostri primi animaletti, anche se poi in realtà non serve molto. Comunque cerchiamo una vittima, infatti. Quindi questo si tratta del taming, diciamo, più... io lo chiamo passivo, ma in realtà c'è un termine più specifico, poi vi farò sapere. Dunque, allora... Oh, qui c'è qualcosa, vedo. Finalmente. Ecco, un gerboa. Va benissimo anche il gerboa. Ma questo che vuole? Oh, ma datti una calmata, caro, eh. Che fai, mi rubi? Non ho capita. Allora, eccolo qui. È pure un bel colore, poverino. Ah, è il livello 1, perché i gerboa sono tutti livelli 1. Ta. Ah no, allora, devi svenire. Ma possibile che sto pagando questi qui come attori e mi fanno sempre pietà? Allora, vuoi svenire? Ma chi è? Aiuto, aiuto, aiuto. Quello li sputta veleno, ci accecherà. Dai, su. Svieni per la messa in scena, dai. Oh, ragazzi, cioè, anche questo deve... Anche questo qua, come potete vedere, può rimanere... Ma questo l'attacca? Allora, vuoi rimanere svenuto, per favore? Ma... Ma vi do un sacco di soldi! Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Beh, purtroppo questo è andato a svenire in acqua. Però... Allora, questo che cosa mangerà? Forse le bacche. Vediamo. Allora, vedete che ci sono due barre. Una barra è quella dell'inconscio, cioè quanto tempo lui rimane svenuto. Fortunatamente non credo che morirà soffocato sott'acqua. Però, anzi no, questo gli serve la carne, altro che storie. Allora ragazzi, andiamo a prendere in base la carne velocemente. Allora, ho raccattato un po' di carne, dovrebbe essere sufficiente. Ragazzi, non so perché ma è morto. Forse sott'acqua muoiono. Ok, andiamo a prendere un altro.
Ma scusa, non eravamo d'accordo che vi pagavo e facevate le scene fatte bene? Perché mi fate fare queste figure? Adesso quello è il cadavere che ne facciamo. Cioè, non lo so, non mi guardare così, ma cioè, gli accordi sono accordi. Adesso dove è andata a finire quel Gerboa? Allora, eccoci qua. Un altro Gerboa, cerchiamo di prenderlo. Allora, il Gerboa non è utilissimo, praticamente lui ci indicherà il tempo, le condizioni atmosferiche, lo possiamo mettere sulla nostra spalla e portarcelo dietro. Non serve a niente, ma vi faccio vedere più che altro il funzionamento del timing. Te! Ora, per favore, collabora! Perché sennò qui ci stiamo fino a domani. Ok. Speriamo che non sia morto. Allora. Mm. Allora, il gerboa dovrebbe mangiare, se non mi ricordo male, invece questo qua dovrebbe mangiare le bacche. E ricordate che le miglior bacche sono appunto quelle che vi danno, sono più veloci a tamare. Comunque questo è un livello 1, quindi il timing è velocissimo. Quindi lui ha mangiato e si è tamato, è diventato nostro. Ora gli chiede anche di dargli un nome, vabbè, lo chiameremo Gino, non so manco se è maschio o femmina, è maschio, infatti vedete qua che c'è il simbolo del maschio, quindi Gino è stato preso, così funziona. Ciao Gino, vieni sulla spalla, eccoti qua, bello Dunque l'ho portato a casa per maggiore sicurezza. Allora, quando l'animale sarà catturato, vedete che diventa con la scritta sopra la testa, vabbè, il suo nome, il livello dell'animale e poi c'è scritto segue Nelly. Per evitare, cioè questo qui dovrebbe venire dietro ogni volta che, ecco, vedete, magari lo voglio abbandonare qui, cioè lo voglio lasciare in passivo qui in base, quindi stai qui in casa. Allora dovrò fischiare col tasto Y perché ogni animale poi ha una sua barra, vedete? Poi lo posso raccogliere, quindi mettere sulla mia spalla. Qui posso entrare nel suo inventario, poi dargli il comportamento. Il comportamento, qui gli diciamo se andare a attaccare, di essere sempre aggressivo, di essere passivo o attaccare il nostro obiettivo, cioè quindi quando noi attaccheremo un animale lui attaccherà, essere neutrale oppure avere una fuga passiva. Io questo siccome è proprio una schiappa, perché tanto poi livello 1, poi non è uno di quegli animali che attacca, lo metterò in passivo, così almeno se dovesse arrivare qua in base una tigre, lui non parte all'attacco perché tanto farebbe sempre una brutta fine. Adesso andiamo a cercare i dodo. Dunque, allora, ecco un dodo. I dodo sono praticamente le galline di Ark. Ehm, naturalmente vi consiglio di prendere più femmine rispetto ai maschi, poi si potranno anche accoppiare, però le femmine vi danno le uova, quindi se riuscite a prendere le femmine, ogni tot tempo vi depositano le uova. Allora, adesso anche questo tramite appunto botta in testa, tramortimento si chiama il timing praticamente, e questo qua, questo è un livello 45, no 145, ci mettiamo una vita. Allora vediamo quell'altro laggiù, sperando che non spunti fuori di nuovo la pantera, perché qua l'altro giorno si aggirava. Ecco 20 già perché come dicevo e vi spiegavo, più hanno i livelli alti, più vita hanno, più tempo ci si mette nel stordirli. Dai, su, svieni, fammi fare brutte figure anche tu, che devo pagarti ben bene. Ok, è svenuto, togliamo l'arma e questi qui, come potete vedere, anche questo qui rimane l'inconscio e si prendono abbastanza facilmente perché praticamente... No, ma ci mancava solo il gabbiano, dai, cioè... Vabbè, mettiamogli un nome qualsiasi che non ha importanza. E questi li potete anche raccogliere, vedete, in questa maniera. Adesso scappiamo perché c'è il gabbiano che ci ha attaccati. Cioè, cioè li paghi e c'è un problema dietro l'altro. Dunque, allora, facciamo la stessa operazione. No, il gabbiano ha ucciso il Pegomastax, maledetto. Vabbè, allora, lo molliamo col tasto F, poi con il tasto Y gli tolgo il discorso che mi sta inseguendo, così lo lascio qui, e questo qui poi gli dovrò costruire un piccolo recinto e metterò tutti i dodo. Questo che cos'è? Un maschio o femmina? Che non ci ho fatto caso. Oh, una femmina, perfetto. Allora, questo qui mi darà le uova. Le uova le trovate per terra perché loro le fanno cadere e poi le dovete raccogliere a mano.
Dunque, allora adesso gli metterò... sto facendo il recinto per i dodo, lo faccio molto piccolo perché tanto non ho intenzione di prendere più di tanto, poi ci stanno, poi sono piccolini. Adesso lo vado a chiudere, ci metterò stipiti della porta, ci metterò poi la porta, vediamo se riusciamo, ok, così entro di qua, gli ho fatto la ringhiera, questa qui, così almeno non escono, però loro non volano, quindi non c'è nessun tipo di problema a riguardo. Poi ne prenderò altri, chiaramente, magari, in modo che così, se vi scoccia anche catturarli, basta che comprate, cioè comprate, lo dico. Ecco. Dunque, allora adesso ci andiamo a costruire il nostro, vediamo qua, pestello, che dovrebbe essere, ecco, si può iniziare a fare a livello 6 ed è questo qui, il mortaio e pestello, questo qua, facciamo. Poi andiamo a sbloccare anche il narcotico e quindi cominciamo a fare le nostre poi frecce, che si, eccole qui, il nostro arco e le nostre frecce e poi le trasformeremo grazie al narcotico in frecce narcotiche, quindi andremo a fare anche quelle, a sbloccare anche quelle. Quindi facciamo l'arco, per farlo ci serve fibra e legna, poi andiamo a fare le frecce. Allora, questa è la freccia normale che serve fibra, paglia e selce, sappiamo già come procurarcene e ne faremo un po'. E poi dovremo trasformarle in frecce narcotiche. Dunque adesso andiamo a fare il cosa per pestare questo qua, il mortaio a pestello, ne facciamo magari anche due. Dunque vediamo, allora questo è il nostro mortaio, ne facciamo due, quindi andiamo a posizionare, io lo metto sul tavolo, potete metterlo anche per terra, basta che... Ok, perché questo? Perché adesso andremo a schiacciare, grazie a questo strumento, come fosse un po' il pesto, le nostre narcobacche. Vediamo se ne ho un pochettino. No, benissimo. Andiamo a procurarcele sempre sui qua i cespugli. Ora vediamo cosa possiamo raccogliere col piccone e cosa possiamo raccogliere con l'accetta. Ora perché ho raccolto tutta questa roba? Perché andremo proprio a catturare il primo animale per raccogliere più bacche, perché ci serviranno tante bacche, soprattutto queste qui nere, per fare il narcotico. Quindi andiamo a utilizzare il nostro mortaio. Lo apriamo e andiamo a inserire tutte le bacche, queste qui nere, narcotiche che ho fatto. Poi andiamo nei consumabili, nelle droghe e infine troviamo finalmente il nostro narcotico. Vedete che per fare la ricetta del narcotico abbiamo bisogno delle narcobacche ma anche della carne marcia. Allora, c'è da dire che la carne, questa qui comune, va a male dopo un po' di tempo, però ci mette un po' di tempo. Vedete che sotto c'è una piccola barretta verde. Mano a mano che passa il tempo questa andrà a marcire. Per fare prima che che vada a marcire subito, insomma, la dobbiamo dividere, vedete, in questa maniera. In questa maniera all'interno del nostro inventario andrà a marcire molto prima. Poi magari le mettete un po' in una cassa, fate anche le casse, avevo detto ieri, e lasciatele lì. In teoria il giorno dopo dovrebbe essere marcia. Quindi prendete sempre un po' di carne in più in modo che potete avere la carne marcia e quindi fare sto narcotico. Allora, ora vediamo quali sono gli animali migliori per poter raccogliere più facilmente le bacche. Come potete vedere da questo schema che ho preso dalla wiki, indica gli animali che vi procureranno più bacche, quindi avremo animali a 5 stelle, 4 stelle e a 3 stelle e così via. Ovviamente a 5 stelle vi procurano più bacche. Allora, a questo punto il triceratopo sarebbe l'ideale perché come vedete ha 5 stelle.
e quindi andiamo a cercarne uno. Dunque, allora, dunque, ancora qui la macarena non è marcita, ci mette un bel po', quindi mettetela così e andate a fare altre cose, raccogliere, eccetera, esplorare. Io per ora ne ho soltanto 8 pezzi, ma giusto per farvi vedere come funziona. E niente, e adesso lo possiamo fare, quindi andiamo a crearli. Una volta che aveva fatto il narcotico, dovrò fare anche le frecce, quindi io ne ho già fatte 40, magari forse non basteranno. Cercheremo un animale di livello basso, perché come ho spiegato, più è alto il livello, più risorse, più difficile sarà il timing, più risorse ci vorranno, eccetera. Quindi vediamo se siamo fortunati di trovarne uno di livello magari 20. Tanto non è un animale da combattimento. Però chiaramente servono livelli alti perché hanno più capacità di salute, hanno più vigore, hanno più peso, quindi quando andiamo a raccogliere le bacche... No, ma che cavolo? Il dodo è stato ucciso? Ma perché muoiono tutti? Allora, vabbè. Quindi state attenti anche ai... Metteremo un animale da difesa. Adesso poi li cattureremo perché qua anche i gabbiani ci stanno uccidendo i dodo. Allora, intanto trasformiamo appunto le frecce. Quindi andiamo in creazione, facciamo frecce ed è questa qui verde. Le andiamo a trasformare in frecce sedative. Poi basterà semplicemente scoccarle contro l'animale. Però quello lì è un animale che ci attacca. Ma c'è questo coso che continua a dare fastidio? Dun- Dunque, allora adesso metto l'arco qua in barra, così lo potrò utilizzare col tasto 3, e poi vado a spostare le frecce e le vado a inserire qua. Vedete che sotto vi fa vedere la freccettina, vuol dire che è caricata, e anche il numero di frecce. Fate un po' poche adesso, ma non ne avevo 40, vabbè, faccio altre. Dunque ci dobbiamo procurare miglior bacche perché sono tutte valide, però quelle che sono più veloci per tamare sono le migliori bacche al momento. Allora, qui ci sono dei triceratopi, però non vedo il livello, sceglierò quello più facile da catturare. Anche questo qui, il parasauro, può andare bene, non è ottimo per raccogliere, cioè un 4 stelle o 3, non mi ricordo, però un po' di bacche le prende, però è facile da prendere perché basta utilizzare la bola, eccola qui, vedete, io adesso vedete, gliela tiro, lui si blocca nei piedi e a questo punto posso iniziare a sparare frecce. Questo è facile perché lo posso bloccare. La bola durerà per un tot di secondi, quindi dobbiamo essere veloci a scoccare le frecce. Dobbiamo stare anche attenti poi al discorso che quando noi lo andiamo a punzecchiare potrebbe anche perdere vita. Eccolo qua che è caduto per terra. E questo l'abbiamo preso. Attenzione al triceratopo, eccolo qua, però questi qui se vengono attaccati e se nelle vicinanze, come in questo caso, c'è un loro compagno, rischiate che anche il compagno vi attacchi, quindi sono un po' pericolosi da prendere, questo è molto più facile. Allora, vediamo. Vedete che l'inconscio non lo perde facilmente, cioè un pochettino, quindi se non volete che si risvegli dovete andare a inserire dentro l'inventario, lo aprite, altro narcotico e glielo fate mangiare. Dunque, dov'è? Vedete che aveva perso un po' di vita, quindi bisogna stare attenti a non dargli troppo frecce, quindi poi questo più avanti si controllerà tramite il canocchiale. Ecco, il torpore sarebbe, vedete che prima, quando tutta la barra andrà qua a 0, l'animale si sveglierà. Adesso va abbastanza lento. Ora vi faccio vedere se gli fate mangiare un narcotico, vedete che la barra risale, quindi non si sveglia più. Quindi se è molto, diciamo, a metà circa, dategli da mangiare il narcotico. Ora gli vado a inserire le bacche. Lui ogni tot secondi, adesso così perché sono a livelli bassissimi, quindi fanno veloce. Poi io ho il timing a 10, quindi più lo alzate il timing, il valore del timing, più veloce sarà questa operazione. Lui ha mangiato. Adesso abbiamo fatto una cattura molto facile per farvi vedere.
Per fare le catture più difficili, quindi far sì che l'animale magari a livello 20 vada ad acquisire il massimo di livelli possibili, vi rimando a un video che ho fatto, una spiegazione. Ovviamente questo qui è una schiappa, morirà, ma comunque l'ho fatto proprio per farvi capire il funzionamento, non tanto per la potenza dell'animale. Tutti gli animali per poter essere guidati hanno bisogno di una sella, quindi fatto la sella, l'andate a inserire qua e a questo punto questi ce li andiamo a riprendere. Lo possiamo cavalcare. Ora, tramite chi è? Ma chi è? Ma ancora quello? Uffa. Allora, tramite il nostro animale, questo qua, possiamo prendere le vacche finalmente. Quindi andiamo davanti a un cespuglio, clicchiamo, vedete che quante ne prenderete. Questo non ha 5 stelle, però comunque mi sa che anche questo, avendo magari la raccolta 5, io ne raccolgo tanto. Vabbè, tra 3 e 5 come avevo spiegato nel video per quanto riguarda come settare il server in single player. Se non l'avete visto, andate a guardarlo. Allora, vediamo quante ne ha raccolte. Vedete che in pochi secondi ne avete fatte ben tantissime e soprattutto state facendo tante narcobacche, che ce ne serviranno tante. Ma facciamo anche i semi con questo animale, ma poi vedremo come andare a fare le colture. Ah, poi altra cosa, che poi anche i vostri animali aumenteranno di livello, quindi bisognerà andargli a dare un po' di punti qua, come funziona per il vostro personaggio. Ovviamente io adesso a questo qui, visto che non sarà un animale da combattimento ed è anche un livello bassissimo, io vado ad aumentare un pochettino il peso, perché così mi raccoglie più roba e magari un po' un punto vita. Dunque ragazzi, è giunto il momento di cominciare a prendere il nostro primo animale che vola e andremo a prendere un pterodattilo. Per farlo utilizzeremo la bola e dobbiamo aspettare che l'animale dopo un po' è stanco e cade sul terreno, insomma si posa. Speriamo che questo non riprenda il volo. Ok, preso. Andiamo subito a... Non so che livello è questo, vediamo. 60, vabbè. Allora, incominciate magari a prendere livelli bassi per prenderci un pochino la mano e poi cercate i livelli alti, perché sennò non hanno vita e moriranno subito. Questo è un animale che... Ok. Come potete vedere è svenuto. Per sapere cosa mangiano consultate sempre la wiki. Questo mangia carne, quindi gli andremo a mettere dentro la carne, che non ne ho ovviamente più perché è diventata marcia quella lì. Adesso me la vado a prendere un attimo in base. Allora, per fare prima ammazziamo questo qui che tanto è un livello 4. Aspettiamo che si stanno scontrando, non vorrei attaccare la... Senti, ma tu sei inutile, sei sempre dietro. Così prendiamo la carne, mi spiace tantissimo, però... Allora, c'è da dire che ci sono diversi tipi di carne. La carne, quella normale che abbiamo visto finora, poi abbiamo la carne di montone, data appunto dai montoni e dalle pecore. Quella ci dà la possibilità di tamare molto più velocemente. E poi c'è anche la Prime, che adesso in italiano non mi ricordo come viene tradotta. Chi è? Quindi anche qua vedete che un po' sta perdendo l'inconscio, però ci abbiamo ancora tempo. Più andiamo ad aspettare, guardatevi la guida, e più andrà ad acquisire livelli. Dunque andiamo a metterci dentro il cibo. Adesso a questo punto lui, adesso vediamo, inquadriamo un po' la bocca, perché lui dovrà mangiare. Ovviamente non mangia subito, mangia mano a mano che lo stomaco gli si svuota e quindi mangerà un pezzo di carne. Probabilmente questo qui, che essendo livello 60 ci vorrà più di un pezzo di carne. Comunque ecco, fatto. Ci sono dei siti dove potete vedere queste cose.
Ecco qua, anche questo lo andiamo a togliere dall'insegui e andiamo a fare poi la sella. La sella va fatta in base al bancone. Dunque vi consiglio di prendere animali di livello alto e poi cercare di raggiungere il massimo del taming. Ahia, ma perché? Vabbè. Adesso siamo stati attaccati da questo gabbiano e lui era attacca al tuo obiettivo e quindi mi difenderà. In teoria. No. Non gliene può fregare di meno. Allora, rimettiamogli la sella. Così ce ne andiamo. E lo andiamo a cavalcare. Ok, ragazzi, andiamo. Ricordate che questo, più il livello alto, più terrà peso. Vedete che in alto è sbucato fuori, diciamo, in verticale delle statistiche. Appunto, il peso, lui calcola il peso che abbiamo noi, quindi il nostro peso del corpo più il peso della roba che abbiamo nell'inventario e quindi a volte potrebbe anche essere eccessivo e quindi non prende il volo. Quindi state attenti. Infatti poi l'animale migliore da catturare per volare sarà appunto l'aquila, chiamata Argentavis, perché ha maggiore peso e poi è molto forte perché si cura e anche perché può anche prendere animali di piccola e media taglia, ma lo vedremo un'altra volta. Eccoci qui arrivati in base. Eccoci qui arrivati in base. Se avete delle domande fatemele nei commenti. Mettete un bel mi piace a questo video e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!